Ancora una volta ci troviamo in volo, sospesi tra cielo e sogni, pronti a varcare i confini dell'ignoto. Ci spingiamo oltre, laddove l'oltre assume la forma di un angolo remoto del mondo, incassonato tra l'Indonesia e la Papua Nuova Guinea. Un luogo dove il turismo di massa non ha ancora lasciato il suo segno, dove il blu profondo del mare abbraccia il verde intenso delle foreste pluviali e il viaggio stesso diventa un'impresa. 3 voli, 2 barche e un cuore aperto all'avventura. Qui, nel regno di Raja Ampat, le isole si mostrano in silenzio, molte deserte, molte mai calpestate dall'uomo. La natura si erge sovrana, libera e selvaggia, e ogni onda che lambisce queste coste racconta storie di meraviglie e segreti. Questo non è solo un viaggio, ma un pellegrinaggio verso l'ultimo paradiso terrestre. Un lungo viaggio ci attende, un volo infinito che ci sospingerà fino a Giacarta, dove il tempo sembrerà fermarsi nell'attesa della prossima coincidenza. Poi ancora in volo, verso Sorong, mentre l'alba accarezza l'orizzonte. Da lì il mare diventerà la nostra guida, 3 ore di traghetto sulle onde, avvicinandoci lentamente all'incanto di Waigeo. Ma è solo l'inizio. Una piccola barca ci attenderà, danzando sull'acqua, pronta a condurci nella parte più selvaggia dell'isola, dove l'avventura avrà finalmente inizio. Sicuramente Raja Ampat è tanto snorkeling. Non perdiamo tempo e ci immergiamo subito con maschera e boccaglio. Qui è semplicissimo. Basta tuffarsi dal pontile della propria guest house o avventurarsi verso qualche isoletta deserta. L'acqua è incredibilmente calda, cristallina e avvolgente. La flora e la fauna marina sono rigogliose e tra coralli variopinti e banchi di pesce scintillanti ci si può ritrovare faccia a faccia con creature marine straordinarie. Ragazzi, andiamo! Tranquilli, dopo spiana, giuro. Che ne pensi di questo spot, Davis? Seppellitemi qua. Il termine Muoio. giusto è da sballo. Da sballo. Però fa un po' freddo, era meglio che c'era il sole. Da sballo. Ma non c'è solo il mare, c'è un mondo selvaggio tutto da esplorare. Welcome to Mayalibit Bay. Si può addentrare nel cuore delle isole più grandi, dove la giungla si fa densa e i fiumi serpeggiano silenziosi. Chilometri di avventura ci conducono in un luogo incantato, dove la pioggia danza leggera e trasforma il paesaggio in un sogno vibrante. L'umidità avvolge la foresta come un velo misterioso, mentre i colori esplodono, intensi e vivi, sfidando il grigio del cielo. Al ritorno ci perderemo tra i colori e i profumi del mercato, dove l'aria ha un intreccio di aromi dolci e pungenti.
Tra bancarelle cariche di spezie e voci che si mescolano nell'aria, sceglieremo il pesce più fresco per trasformarlo nella cena che chiuderà la giornata con il sapore della scoperta. Ci svegliamo avvolti dal canto degli uccelli e dal sussurro del mare, che accarezza la riva come una dolce promessa. Oggi seguiremo il richiamo delle profondità, lasciandoci guidare dall'eco misterioso dell'oceano. Scivoleremo nell'acqua limpida, sospesi tra luce e ombra, mentre il mondo sommerso si svelerà davanti ai nostri occhi. Scopriremo così la magia del diving, dove il silenzio non è vuoto, ma un battito pulsante di vita. Dove vai di bello, vestito così? Andiamo verso il blu, più di punto di blu. Intorno ai 18 metri e vediamo. Vediamo un po' che ci Vediamo un po' che ci sta. sta. Che meraviglia. Detto che ci dovrebbe stare un po' di tartarughe. Wow. Facciamo un briefing lampo prima di tuffarci, trascurando forse qualche dettaglio sulla sicurezza. Ma finalmente siamo pronti ad immergerci. Dopo l'emozione senza tempo del diving, riemergiamo dalle profondità dell'oceano mentre il sole inizia la sua lenta discesa all'orizzonte. Con il sale ancora sulla pelle e il cuore colmo di meraviglia, ci lasciamo guidare dalla luce dorata del tramonto, attraversando il villaggio che si risveglia nella quiete della sera. Le case si tingono di sfumature calde, le ombre si allungano morbide e nell'aria si mescolano il profumo del mare e il suono lieve di una giornata che si spegne dolcemente. All'alba ci siamo messi in cammino, lasciandoci alle spalle il sonno per salpare verso l'ultima meta del nostro viaggio, l'isola incantata di Misol. Ma nel cuore del tragitto il cielo si è fatto cupo e una pioggia fitta ha avvolto tutto, dissolvendo l'orizzonte in un velo grigio. Poi, all'improvviso, la tempesta si è placata, quasi fosse una prova prima della meraviglia. Così, tra le rocce, Misol ci ha svelato il suo segreto più prezioso, una laguna a forma di cuore, perfetto riflesso della sua bellezza selvaggia e pura. Il nostro viaggio è ormai giunto al termine e mentre l'ultimo sole si riflette sull'acqua ci chiediamo cosa sia davvero il paradiso. Forse è stato nell'incredibile acqua cristallina, nelle lagune dai mille colori, nella barriera corallina che ci ha lasciati senza fiato. O forse nelle tartarughe immense, negli squali che sfioravano le nostre gambe o nei tramonti che sembravano dipinti. Oppure no, perché ripensandoci, oltre a tutto questo, potrei raccontarvi dei sorrisi incontrati lungo il cammino, degli occhi curiosi dei bambini, della semplicità di villaggi autentici, dove internet non esiste e il pomeriggio si esce ancora a giocare.
Di quella volta in cui, con una chitarra in mano, ci siamo messi a cantare al centro del villaggio, circondati da sguardi divertiti. O di quando abbiamo giocato a girotondo, mani nelle mani, ridendo come se il tempo non esistesse. Potrei raccontarvi di quella piccola scuola, dei quaderni e delle penne che abbiamo lasciato nelle mani attente dei bambini. O di quella sera in cui abbiamo chiesto ai cuochi della nostra guest house di poter preparare noi la cena, e all'improvviso la cucina si è trasformata in un'orchestra, con pentole che tintinnavano come strumenti e mani che lavoravano insieme, impassando non solo cibo, ma momenti che non dimenticheremo mai. Stasera mangiamo fagiolini per cena.